Se siete degli appassionati di orologi da polso e volete addentrarvi nel mondo del collezionismo, perché non iniziare da un cronografo automatico, elegante ma allo stesso tempo sportivo, e di una marca blasonata come Omega? Ecco, forse questo Speedmaster Reduced fa il caso vostro. Nel mondo degli appassionati, lo Speedmaster Moonwatch rappresenta forse il più celebre cronografo sulla Terra e non solo. Infatti, come tutti sappiamo, fu scelto dalla NASA per accompagnare e per essere utilizzato come strumento durante tutte le missioni spaziali. E in particolare è stato il primo orologio indossato sulla Luna durante l'allunaggio dell'Apollo 11 nel 1969. Ma è un cronografo che non sempre piace a tutti, poiché è manuale, ha una scarsa precisione e vari problemi di impermeabilità. Il fratello più piccolo, possiamo dire, del Moonwatch è lo Speedmaster Reduced, ossia la versione più piccola ed economica del fratello maggiore. Fu presentato nel 1988, ha una cassa molto più piccola, 38 mm e mezzo a differenza del Moonwatch che è da 42 mm. Sono tante le similitudini fra i due. La forma della cassa che ha le stesse linee del Moonwatch e anche le anse ad elica che riprendono appunto le forme del primo orologio indossato sulla Luna. Omega con questo Reduced si è divertita, infatti l'ha proposto in diverse salse, in acciaio, full gold e acciaio e oro, ma oltre ai materiali si sono sbizzarriti anche a livello tecnico, proponendolo in alcune versioni con data, day date, fasi lunari e calendario perpetuo. Paradossalmente il Reduced ha delle proporzioni a mio parere migliori, poiché ha i contatori per così dire più larghi, ai bordi del quadrante, come teoricamente dovrebbe essere. A differenza del Moonwatch, che forse avendo un movimento troppo piccolo per la sua cassa da 42 mm, ha i contatori in una posizione più centrale, ma questo succede spesso ai professionali che badano più alla praticità piuttosto che all'estetica, utilizzando casse più grandi, permettendo una più facile lettura. La versione più apprezzata dello Speedmaster Reduced è quella più fedele al suo fratello più grande, ossia quella in acciaio con quadrante nero e con contatori neri. Questo cronografo fu aggiornato nel 2006, sostituendo il vetro in esalite con uno in zaffiro, e il quadrante è più pulito, in quanto una particolarità del quadrante che distingueva il Reduced dal Moonwatch erano i numeri arabi sugli indici che in questa nuova versione del Reduced sono scomparsi, facendolo assomigliare ancora di più al fratello maggiore. Ma nonostante fosse un orologio molto apprezzato da chi magari aveva un polso più esile, tra le tante cose, Omega non lo produce più dal 2009. Questo Reduced, oltre ad essere un'alternativa al Moonwatch per la dimensione della cassa, come dicevamo prima, potrebbe essere interessante per chi non ama i movimenti manuali e preferisce quelli automatici. Infatti lo Speedmaster Reduced monta movimento automatico su base ETA 2892, con modulo cronografico Dubois Deprat. Ha una riserva di 40 ore e lavora su 2880 alternanze orarie. Dunque è un movimento modulare, anche detto a panino. Infatti per questo i pulsanti del crono sono leggermente rialzati rispetto alla corona. Questo Speedmaster è sicuramente sottovalutato, credo debba essere preso in considerazione da chi è alla ricerca di un cronografo automatico e ama la linea Speedmaster. Ha tantissimi aspetti positivi, le dimensioni, il movimento automatico e il prezzo. Negli ultimi tempi abbiamo notato una leggera crescita, ma comunque un Reduced in ottime condizioni sul mercato dell'usato si può trovare intorno alle 2.500 euro. La prima versione ha avuto sempre una crescita costante nel mercato dell'usato, ma da giugno 2020 si è verificato un rialzo importante, passando dal valore di 1.800 euro al valore di 2.500 euro. Le versioni più recenti, quindi quelle che vanno dal 2006 in poi, sono anch'esse in continua crescita, ma più regolare. Infatti in 12 anni circa si è passati da un valore stimato di 1.400 euro a un valore di 3.400 euro, quindi una crescita abbastanza importante. Il prezzo è anche un punto a favore di questo orologio, ovviamente non ha la storia del Moonwatch, ma questo a mio parere non rappresenta un valido motivo per non acquistarlo. Anche se in realtà una storia alle spalle del Reduced c'è. Omega era nota nel mondo delle gare automobilistiche poiché produceva dei contatori molto affidabili e il quadrante del Reduced prende ispirazione appunto dal quadrante di questi ultimi. Molti piloti hanno indossato il Reduced, ma il più importante fra tutti è Michael Schumacher. Il pilota tedesco firmò per la Ferrari e fu anche l'anno in cui divenne brand ambassador della Omega. La linea di Speedis che portava il suo nome fu presentata dal pilota stesso. Erano disponibili in due varianti, una gialla e una rossa. I colori non sono una coincidenza, infatti riprendono i colori del logo Ferrari. Quello con quadrante rosso e cinturino rosso ha un prezzo nel mercato dell'usato di circa 2.600 euro. Ma ha subito un rialzo importante negli ultimi mesi. Infatti notiamo come se fino a maggio 2020 si poteva trovare intorno alle 1.500 euro,
Negli ultimi 3 mesi il prezzo è cresciuto fino ad arrivare a una valutazione massima di circa 3.000 euro, fino a stabilizzarsi su quella attuale. Discorso leggermente diverso invece per il modello giallo, poiché tra alti e bassi attualmente ha un valore stimato di 2.300 euro, ma si può notare come stia crescendo proprio negli ultimi mesi. Quindi magari per gli appassionati di automobilismo questi potrebbero rappresentare delle occasioni che comunque hanno anche una certa rarità e una storia alle spalle. Il Reduced non lega la sua storia solo alle gare automobilistiche, infatti anche questo Speedmaster ha a che fare con lo spazio. L'astronauta Michael Gernhardt sullo shuttle Columbia durante la spedizione STS-94 indossava un Omega Speedmaster automatico Triple Date, anche se si crede che fosse il suo orologio personale. Questo per dirvi che secondo me, oltre ad essere un orologio stupendo, non rappresenta un'alternativa allo Speedmaster Moonwatch, ma potrebbe magari affiancarlo in una collezione. Credo abbia tanti aspetti positivi, come detto più volte la dimensione grazie alla quale passa più inosservato, ma anche la carica automatica che permette di poter usare questo orologio senza troppi pensieri. E magari acquistando una versione con complicazione sarebbe un orologio che farebbe la sua figura in una collezione. Ditemi cosa ne pensate nei commenti di questo Omega Speedmaster Reduced e come sempre ne parliamo insieme. Vi ringrazio per essere stati in questo video, se i contenuti che trattiamo qui su Talk sono di vostro gradimento iscrivetevi, ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk. Ciao!